Ciao amici di Addict2Games, benvenuti in questo nuovo video, il primo video registrato interamente con il Huawei P20 Pro. Unboxing misto di tanti pacchi provenienti da Gearbest e Amazon. Vi dico già adesso ragazzi che ho un sonno incredibile, saranno 2 giorni che non dormo circa e penso che dopo questo video non mi vedrete più per 3-4 giorni almeno. Ho avuto davvero tanti impegni tra video, unboxing, pacchi che arrivavano, impegni nella vita reale, insomma è stato un periodo un po'... Comunque ci siamo, vediamo questo unboxing se si rivelerà interessante oppure no. Direi di iniziare subito magari dal pacco Gearbest. Dove sei? Eccolo qui, bene, pacco arrivato con poste olandesi. Fatemi sapere com'è la qualità video di questo Huawei P20 Pro. Spero sia almeno accettabile o almeno a livello della mirrorless della Xiaomi che ho utilizzato fino ad ora. Bene, qui dentro c'è un pacchetto già aperto e non ho idea di cosa sia, scopriamolo. Una lampadina della Philips, Xiaomi Philips. Infatti queste lampadine sono smart, possono essere controllate con l'applicazione Xiaomi My Home, forse ve l'ho fatte già vedere in qualche altro unboxing, quindi sono lampadine smart Wi-Fi. Prima o poi farò un video della domotica di Xiaomi, quando riuscirò. Qui dentro invece abbiamo anche un altro pezzo della domotica Xiaomi che sarebbe un pulsante al quale possiamo dare vari comandi. Per esempio, premendolo una volta accendiamo delle luci, premendolo 2 volte disattiviamo l'allarme, attiviamo l'allarme e così via. E questo pacco è ora vuoto. Passiamo ora al primo pacco di Amazon che, sapete, solitamente ha la striscia da aprire, come in questo caso. Però non so perché, guardate, c'è lo scotch, quindi qualcuno mi sa che lo ha già aperto, speriamo bene. Apriamo. Cosa ci riserverà? Un pacco vuoto? La magia di alcuni corrieri che usa Amazon è incredibile. Fortunatamente non è vuoto, qui dentro abbiamo lo Smart Lav Più della Rode. Si tratta di un microfono lavalier come questo, non so se la pronuncia è esatta, comunque è un microfono che io utilizzo tantissimo perché mi ci trovo molto bene, molto comodo, quindi questo andrà a migliorare ulteriormente l'audio dei miei video, anche se la voce è un po' quello che è. Comunque ottimo acquisto. Arriverà nei prossimi giorni anche un preamplificatore che vedrete in un altro unboxing, a cui collegherò questo invece di usare uno smartphone come preamplificatore. E ora passiamo a un altro pacco Gearbest. Questo arriva con Priority Line, c'è scritto smartwatch, quindi vediamo di che smartwatch si tratta. Io ne compro tanti, però alla fine utilizzo sempre quello della Xiaomi, la Amazfit Pace 2, perché è davvero fantastico. Carino, è un prodotto che vi faccio vedere molto spesso durante le recensioni. No, che cosa sto dicendo? È il sonno che parla, ragazzi. Durante le offerte di Telegram, se non siete su Telegram entrate, c'è il link in descrizione. Costa pochissimo, mi sembra dai 25 ai 30 euro, ed è uno smartwatch molto interessante con un cinturino in pelle. Se non sbaglio si chiama AlphaWise S2. Comunque ve lo metto in descrizione, andatelo a vedere. Caratteristiche: sport, cardiofrequenzimetro, nuoto, quindi dovrebbe essere impermeabile, credo, vedremo. Messaggi, ok. Come si pronuncia lavalier, ragazzi? È giusta la pronuncia? Madonna, mi sta venendo il dubbio. Procediamo al secondo pacco di Amazon. Questa volta non è stato aperto, quindi cosa conterrà? C'è un disco. Sarà un videogioco oppure no? Si tratta, ragazzi, di Star Wars, Gli Ultimi Jedi, Blu-ray. Questa dovrebbe essere la versione con 3 ore di contenuti bonus aggiuntivi, fantastico, 2 dischi, contenuti speciali. Io ho amato questo film, ci sono molti a cui non è piaciuto, però a me è piaciuto davvero tanto. E guardate, ho anche la maglietta in tema Star Wars, nemmeno a farla apposta. Bello, fatemi sapere se anche a voi è piaciuto, se vi piace Star Wars, sì, no. E direi che ora
possiamo passare al pezzo forte di questo unboxing, ovvero il mega pacchettone da Gearbest. Anche questo, no, questo è stato spedito da magazzino europeo con GLS, è arrivato in 3 giorni dall'ordine, fantastico. Questa gobba mi fa pensare che qui dentro c'è un adattatore, i loro adattatori cinesi da 20 centesimi che non userei mai, ma comunque andiamo a vedere. Liberiamo prima la gobba, l'adattatore, vediamo se l'hanno cambiato o è sempre quello. Cioè, credo sia un adattatore, perché di solito non imbustano mai a parte. Vediamo. Ok, vabbè. Questa è la versione migliore, è quello con la presa italiana e non quella europea grossa che serve poi un altro adattatore per utilizzarlo, ok? Quindi questo almeno è un buon adattatore, anche se non vedo la certificazione CE, vabbè, passiamo al pacco grosso, va? Prima che mi addormento. Già aperto, c'è uno scatolo marrone dentro, lo vedo, lo intravedo. Taglierino, vieni qui, dammi una mano. Dovrebbe essere un prodotto interessante, se è quello che penso. Attenzione, materiale fragile, batteria all'interno, quindi è qualcosa di elettronico, prodotto di Xiaomi, guardate già i loghi, c'è una scritta Intel, quindi ha un processore. Di cosa si tratterà, ragazzi? Di cosa si tratterà? Chi lo sa? Apriamolo da sopra. Io, l'ultima volta che ho fatto l'unboxing, ho tagliato anche parte del pacco del prodotto, perché sto taglierino, credetemi, è tremendo. Bene, è quello che pensavo. Oh, forse questo vi interesserà particolarmente. Scatolo vuoto, però la cosa interessante è qui dentro. Cos'è? Eccolo qui, ragazzi, lo Xiaomi Air 13.3 pollici, un laptop per lavoro, da lavoro, ma anche da gaming, per editare video. Davvero interessantissimo, ringrazio a Gearbest per avermelo inviato, costa all'incirca tra i 500 e gli 800 euro in base alla versione. Questa è quella con Intel i5, abbiamo una scheda grafica Nvidia GeForce da 2 GB mi sembra, 2 GB di memoria dedicata GDDR5, abbiamo 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, varia connettività. Esteticamente lo vedete anche voi da questa immagine, ricorda tantissimo i prodotti della Apple, ma comunque è un laptop con sistema operativo Windows. L'unica scocciatura è che questo Windows è in cinese, però la chiave di licenza Windows 10 è originale, basterà scaricare Windows 10 dal sito Windows gratuitamente e reinstallarlo utilizzando la chiave originale di questo prodotto. Voglio farvelo vedere un attimo perché a vedere i video e le foto sembra davvero bellissimo per il suo prezzo, quindi va bene se volete un laptop piccolo da mettere anche nello zaino, quindi da portarvi magari in università, per lavorare, per editare video, per fare gaming, certo non spinto a dettagli massimi, ma comunque un gaming accettabile. Opla! Wow ragazzi, io amo tantissimo i prodotti Xiaomi per come sono fatti, come sono assemblati. Guardate quanto è sottile, davvero bellissimo. Direi che posso già togliere questa plastica, così ve lo faccio vedere anche aperto. È tutto in alluminio, non ci sono loghi, però se qui mettete una mira morsicata sembra un prodotto Apple. Bello, bellissimo. Qui sotto ci sono varie griglie, i loghi, e andiamo ad aprirlo. Vediamo. Eccolo. Bello, bello, bello. Me ne sono già innamorato. Bene ragazzi, fatemi sapere se volete una bella recensione su questo prodotto o su qualcos'altro che mi è arrivato, come magari lo smartwatch dell'AlphaWise, oppure sulla domotica Xiaomi che vi prometto, vi giuro, arriverà
prima o poi, appena ho un attimo di tempo e quando sarò comunque riposato, io non dormirò nemmeno oggi, andrò a configurare questo bel laptop, bellissimo. Io ho già quello da gaming, però questo sarà molto più comodo da portare in giro, anche perché è più leggero, ha più autonomia, eccetera, eccetera, ma ne parleremo più avanti nella recensione. Fatemi sapere anche com'era la qualità video di questo video, perché è stato registrato, ve lo ricordo, con Huawei P20 Pro. Questo è tutto ragazzi, tanti bei like, commentate e condividete questo video a tutti i vostri amici. In descrizione trovate tutti i link per acquistare questi prodotti e anche i link per entrare su Telegram, Instagram e Facebook. Entrate numerosi e questo è tutto, alla prossima, come sempre su Addicted to Games, like, commentate e condividete. Ciao ragazzi!